Perché l'olio extravergine pizzica? Molti consumatori, davanti a un olio extravergine d'oliva che pizzica in gola, chiedono se l'olio abbia dei difetti, se fa male alla salute o addirittura se contenga strane sostanze chimiche. Ma da cosa dipende il pizzicore dell'olio d'oliva? L'olio d'oliva è un grasso ottenuto dalla spremitura meccanica delle olive. La maggior parte di questo grasso è detta frazione saponificabile e ne costituisce circa il 98%. Il restante 2% è la frazione insaponificabile, che svolge un ruolo molto importante. Comprende circa 220 sostanze che determinano l'odore, il sapore e il colore. Le qualità sensoriali dell'olio vergine d'oliva sono fortemente influenzate dalle condizioni tecnologiche di produzione e un ruolo fondamentale è svolto dalle fasi di frangitura e gramulatura e dalle condizioni di estrazione per centrifugazione. La frangitura influenza molto la qualità dell'olio vergine d'oliva, in quanto, per mezzo della rottura della drupa, si ha l'attivazione del patrimonio enzimatico, che è responsabile di una serie di reazioni dalle quali dipendono le caratteristiche sensoriali del prodotto. La frangitura ha lo scopo di rompere le cellule della polpa e determinare la fuoriuscita dell'olio dai vacuoli. L'aumento della portata e una minore velocità di giri provoca un aumento del contenuto di composti minori, con aumento della temperatura all'interno del frangitore e un peggioramento qualitativo. Un aumento del numero di giri del frangitore porta a una diminuzione del contenuto di composti minori e un aumento della frazione piccante. I moderni frangitori sono provvisti di corpi battenti che sostituiscono quelli di taglio, per effetto del quale si ha una riduzione della degradazione e quindi una limitata attivazione delle pod. In tale contesto, l'uso di nuovi frangitori come quello a coltelli aumenta non solo la concentrazione di polifenoli, ma anche quella dei composti volatili. L'olio extravergine di oliva, appena estratto, contiene oleocantale, una sostanza responsabile della forte sensazione di pizzicamento alla gola, simile all'effetto dell'ingestione di ibuprofene, un forte antinfiammatorio. I ricercatori hanno scoperto che l'intensità del morso alla gola nell'olio è direttamente correlato con la quantità di oleocantale contenuta in esso. Secondo questo studio, l'oleocantale inibisce alcuni enzimi legati all'infiammazione, mostrando la stessa azione dell'ibuprofene. Il responsabile, il decarbossimetilligstroside-aglicone, venne scoperto da Montedoro nel 1993, ma solo nel 2003 Andres ed altri scoprirono che questa molecola era l'unica responsabile dell'irritazione che si percepisce nel tratto orofaringeo. Andres arrivò a tale conclusione dopo aver separato i composti fenolici, dopo aver visto che il composto presente in maggior quantità era una molecola con un peso molecolare di 304. Il nome dell'oleocantale venne conferito nel 2005 da Beauchamp, dove oleo sta per oliva, cant sta per pizzicore che causa la gola e ala per i gruppi aldeidici. Nello studio di Beauchamp e colleghi, questa percezione sembra essere l'indicatore di un'attività farmacologica condivisa con l'oleocantale, che agisce come composto antinfiammatorio naturale con un profilo sorprendentemente simile a quello dell'ibuprofene. Sebbene strutturalmente dissimili, entrambe queste molecole inibiscono gli stessi enzimi. Beauchamp e colleghi nel 2005 hanno dimostrato che l'oleocantale inibisce i due isoenzimi in modo dose-dipendente, ma non agisce sulla lipossigenasi, mimando l'azione antinfiammatoria dell'ibuprofene. L'oleocantale è risultato inoltre più potente dell'ibuprofene. In seguito all'ingestione dell'olio, il bruciore è localizzato specificamente in una regione del tratto orofaringeo, mentre con altre sostanze irritanti in genere è percepito nell'intera area della cavità orale e può presentarsi di intensità variabile da individuo a individuo, ovvero come leggero pizzicore oppure come sensazione tale da causare colpi di tosse.
Recenti studi hanno identificato un recettore del canale specifico situato nell'orofaringeo in cui si legherebbe l'oleo cantale e il recettore TRPA1. La variazione della percezione individuale dell'oleo cantale può essere direttamente relazionata all'espressione dei recettori TRPA. La concentrazione dell'oleo cantale nell'olio vergine d'oliva è molto variabile e può andare dai 0,2 mg al chilo fino ai 200 mg al chilo. Questa variabilità dipende da molti fattori, come quelli geografici, agronomici e tecnologici. Questa consistente differenza di concentrazione tra paesi diversi è dovuta soprattutto alla differenza di temperatura e umidità che vanno ad influenzare la varietà degli olivi, il cultivar. Determinante per l'olio cantale è il grado di maturazione delle olive. È in questa fase che attraverso una serie di reazioni enzimatiche si ha la formazione di composti aromatici che conferiscono sapore e odore all'olio. Le reazioni enzimatiche sono catalizzate e possono provocare l'ossidazione anche dei composti fenolici. Con l'aumento della temperatura si ha quindi una diminuzione della concentrazione dell'oleo cantale. L'oleo cantale è una sostanza naturale presente negli oli extravergini e fa parte della famiglia dei polifenoli, sostanze con caratteristiche antiossidanti presenti in alcuni alimenti di origine vegetale. Quando un alimento è ricco di proprietà nutrizionali e curativi, esso viene definito nutraceutico, ossia alimento salutare, alimento farmaco, in quanto si distingue sia per l'alta digeribilità e ipoallergenicità, sia per le proprietà curative e principali attivi naturali estratti da piante, nonché di comprovata e riconosciuta efficacia. Il termine nutraceutica è un nuovo termine che fonde le parole nutrizione e farmaceutica e ormai occupa da un ben definito comparto nell'ambito delle scienze naturali e mediche. In questo ambito scientifico vengono analizzati, studiati e trattati come dei farmaci e vengono impiegati come nutrienti isolati o supplementi delle diete specifiche. In realtà si dovrebbe distinguere tra nutraceutico ed alimento funzionale o farmalimento. Il primo indica una specifica sostanza estratta dagli alimenti con certe qualità medicamentose, mentre il secondo indica un cibo vero e proprio o addizionato che mostra direttamente proprietà benefiche tramite la sua introduzione nella dieta alimentare, ma le due tipologie, nutraceutico e alimento funzionale, non sono poi così diversi, distanti e divisibili, anzi spesso vengono utilizzati in modo scambievoli e anche come sinonimi. Uno degli elementi ricchi di questa proprietà è l'olio extravergine d'oliva. Esso è stato definito il primo nutraceutico naturale nella storia dell'uomo. Il ruolo della nutraceutica diventa quindi decisivo per chi vuole conoscere nel dettaglio cosa succede veramente quando ci alimentiamo, quali principi si attivano, con quali conseguenze reali sulla nostra salute. Nutraceutica significa riconoscere attraverso una rinnovata relazione tra biologia, chimica e medicina lo stretto rapporto che esiste tra le nostre abitudini alimentari e la nostra salute. Per concludere, affermare che più l'olio è piccante, più è buono, rappresenta qualcosa di scorretto e potrebbe deludere un buon consumatore. La performance di un olio dipende dalla sua funzionalità sensoriale, cioè dalla capacità di arricchire e o esaltare e o contrastare il profilo percepibile dei prodotti cui è aggiunto. Ogni analisi sensoriale che si rispetti è regolamentata da un procedimento, il metodo COI, e per essere extravergine un olio deve avere un fruttato misurato secondo una scala che va da 0 a 10. Il fruttato si definisce leggero se va da 0 a 3, medio se va da 3 a 6, intenso se è superiore a 6. Ad esempio, abbiamo l'amaro e il piccante, sono le sensazioni determinate prevalentemente dai polifenoli, gli antiossidanti naturali dell'olio che ne garantiscono le proprietà salutistiche e ne rallentano l'inevitabile invecchiamento. Ma chi stabilisce le proporzioni numeriche che misurano l'intensità di un fruttato amaro e piccante, oltre alle caratteristiche successive? Anche in questo senso, un naso, per quanto allenato e sensibile, non basta.
ci vuole un insieme di nasi, cioè un panel di assaggio professionale, un gruppo di professionisti regolarmente iscritti al Ministero dell'Agricoltura. La complessità di un olio è legata alla quantità di attributi positivi percepiti e a come questi attributi si presentano. Se tendono a emergere in blocco o viceversa gradualmente. Alcuni oli hanno un'entrata olfattiva che poi sul piano del gusto si sviluppa in modo diverso. Gli oli più complessi quindi non sono semplicemente oli che hanno tanti profumi. Si tratta spesso di oli caratterizzati da profumi che si muovono con tempi e persistenze diverse. L'armonia, invece, misura l'equilibrio che sottende tutte le componenti esistenti, quelle che vanno a disegnare l'identità di un olio. Quindi un buon olio non si misura con l'amaro e il piccante, il medicinale o l'extravergine farmaco sì, e si misura in millesimi di grammo di polifenole, disciplinato nel regolamento UE 432 del 2012. Aspetta, se sei interessato a questo genere di video, ti consiglio di suonare la campanella ed iscriverti a questo canale. Tutti gli iscritti saranno avvisati su tutte le nuove storie e altre sorprese. Se vuoi commentare, non dimenticare mai la buona creanza. Apre molte porte, chiude molte bocche, rende gli occhi più luminosi e si abbina con tutto.